Oh, eccoci qua ragazzi, ciao a tutti come al solito e chiaramente bentornati anche oggi sul canale. Oggi parliamo di un paio di cose, c'è stata la conferenza stampa di Igor Tudor in vista della partita di domani contro l'Atalanta e poi anche brevemente accenniamo un paio di cose per quanto riguarda il CDA della Juventus che si è riunito oggi e insomma ci sono state un paio di cose che secondo me sono interessanti da riportare. Tra l'altro adesso lunedì finalmente arriverà dopo 1000 peripezie la terza maglia, la apriremo insieme, ho preso anche qualcos'altro che ho aggiunto dentro questa spedizione che vi farò vedere e poi spenderò qualche minuto per raccontarvi anche il disastro delle tariffe che sta letteralmente paralizzando tutta l'America. È un paese come gli Stati Uniti che dovrebbe essere, quantomeno dal punto di vista della logistica, un fiore all'occhiello, pensiamo ad Amazon. Beh, vi racconterò quello che sta succedendo perché anch'io mi occupo di spedizioni con la mia azienda ed è un qualcosa che ha abbastanza del surreale. Comunque, come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, mi raccomando, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate ragazzi. Lo so che uno dice ma non c'è nessun tipo di commento ancora, l'obiettivo deve essere 10 commenti per video, cioè siamo qua per confrontarsi, altrimenti secondo me c'è poco valore in questi video. Il valore lo date voi quando non solo li guardate ma quando commentate, mi fate sapere la vostra opinione. Comunque dai, insomma, la conferenza stampa di Igor Tudor oggi mi è sembrata abbastanza scarica dal punto di vista dell'energia, ma anche molto ermetica. Le risposte sono state molto corte ed è chiaro che c'è qualcosa che sembra infastidire il nostro tecnico. E adesso ci troviamo anche qua e potremmo fare mille congetture su cosa possa essere, ma un qualcosa che va comunque sottolineato sono sempre le domande dei giornalisti che sono secondo me deficitarie. Si parla veramente molto poco di campo. Ormai queste conferenze stampa sono diventate quasi tutte basate sul gossip, si chiede persino l'opinione a Tudor per quanto riguarda allenatori come, non so, come i vari Allegri e Conte eccetera, e non si parla invece dell'Atalanta e quali sono i punti chiave di questa partita, come andare a affrontare una squadra di questa tipologia. Io credo che ormai le conferenze di tanti tecnici, soprattutto in Italia, sono diventate veramente insipide, sono più come si dice, un disturbo per quanto riguarda la settimana al tecnico e molto spesso non forniscono tantissime informazioni. Io credo anche che ci vorrebbe nel 2025 un format più moderno e anche un qualcosa di molto più interessante per chi le va ad ascoltare, perché altrimenti diventa veramente a volte più un'agonia che un qualcosa di interessante. Comunque ci sono chiaramente quelle frasi di Igor Tudor su Andrea Cambiasso che capisco abbiano generato discussioni sul web, ne ho viste anche alcune, insomma mi sono interessato per capire com'era la temperatura, ma a mio parere non ve la prendete, ma secondo me alcuni tifosi sono diventati un po' troppo sensibili. Cioè se dire che Real Madrid e City sono top club e praticamente che oggi la Juventus è uno step intermedio è un dato di fatto, cioè non può essere un insulto e non può essere preso come insulto dalla tifoseria. Il tecnico credo che in questa maniera ha voluto chiaramente stimolare Cambiasso, che da quasi un anno è diventato un calciatore incostante, un po' più il fantasma di se stesso e tra l'altro è stato spesso avulso dal gioco creando più problemi in realtà che gioie. Poteva usare parole diverse, poteva esprimere questo concetto comunque del fatto che magari Cambiasso deve crescere e tenere da parte il discorso e il paragone con altre squadre. Poteva farlo, però in realtà credo che appunto chi se la prende per queste affermazioni e ne fa un dramma, insomma, limita un po' quello che voleva essere prima di tutto quello che dico io, l'idea di Tudor condividendo queste parole, e seconda cosa anche un po' da parte di noi tifosi questo romanticismo che in Italia c'è parecchio. Io vi dico, vivendo in America ormai da 13 anni, dico che vedo che la competizione qui in America è vista in maniera completamente diversa. Quello che hai fatto ieri praticamente non conta nulla, è passato, non conta assolutamente nulla e conta in realtà quello che stai facendo oggi per poi pianificare quello che farai domani. Adesso non voglio dire che sia giusto o sbagliato, l'America ha un sacco di altri problemi, per carità, fare i paragoni tra le due secondo me è molto limitante, però io dico che se guardiamo i dati, negli ultimi 30 anni la Juve ha perso 5 finali di Champions League, l'ultima l'ha giocata nel 2017, quella con Real Madrid, in campionato ormai non lottiamo più per uno scudetto, e dico lottiamo, non meno arriviamo fino alla fine come secondi, non lottiamo da 5 anni, e diversi giocatori che ci hanno lasciato in questo periodo hanno ammesso di vedere comunque la Juventus come uno step intermedio per arrivare a qualcosa di più alto, un livello più alto. Quindi secondo me
e questa è la mia opinione personale, siamo qui per parlarne, arrabbiatevi, ma ditemi la vostra opinione, sempre con educazione, invece di offenderci per questo tipo di dichiarazioni, secondo me bisognerebbe veramente rimboccarsi le maniche e la storia prenderla come un qualcosa di importante, un qualcosa che non va dimenticato, ma la storia di domani va costruita oggi, quindi nel presente bisogna anche fare delle cose ed essere competitivi per poi, insomma, crescere sempre di più e tornare al blasone di una volta. Sul piano societario, il bilancio comunque, proprio collegandoci a questo discorso, il bilancio che è stato approvato di una perdita di 58 milioni con il conseguente aumento di capitale di 110 milioni, l'imminente arrivo di l'imminente diciamo investitura di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus e l'arrivo di Burgess che avrà il compito di essere il director of performance, una figura molto diciamo internazionale da quel punto di vista, che comunque ha anche uno storico di tutto livello. Questi mi sembrano che siano proprio segnali da parte della società Juventus di stare provando a ricostruire come forse non aveva mai fatto negli ultimi anni, non per mancanza di tentativi, per errori, per un sacco di vicissitudini anche dovute all'extracampo eccetera che conosciamo, ma la Juventus mi sembra che sia in questo momento stia proprio lavorando in quella direzione per fare in modo che la Juventus non sia più nella storia corrente un passaggio intermedio, ma che torni a essere una di quelle squadre che insomma merita di essere là in alto come ha sempre fatto. Questo mi dà tanta fiducia. Perché serve tanta programmazione, serve tanta modernità, come si parlava prima riguardo comunque anche le conferenze stampa, e non si può vivere solo di nostalgia di un passato che non ritornerà mai se non si fanno degli step proprio per cambiare il proprio presente. Tudor chiaramente ha accennato nella conferenza stampa anche a Conceição, che ha faticato e sarà da valutare per quanto riguarda la partita di domani contro l'Atalanta. Non mi è piaciuta in questa conferenza la risposta su Burgess quando ha detto è un signore che in realtà non è ancora arrivato, e in generale credo che oggi fosse di malumore e che abbia tagliato corto un po' troppe domande, anche se ripeto, secondo me le domande fatte molto spesso sono abbastanza carenti, quindi sono un po' sempre le stesse, è un po' una cantilena e si parla troppo poco di calcio in queste conferenze stampa, che in realtà sono lì proprio per parlare di quello. Infine aggiungiamo anche un po' una chiusa su Vlahovic, perché dobbiamo essere secondo me molto più aperti mentalmente. Io lo so che oggi vi sto stuzzicando, ma queste sono le mie opinioni e ci sta anche esprimerle, siamo qua apposta, io investo del tempo per essere qua di fronte a voi, mi sembra anche il minimo di dirvi veramente quello che penso, così da avere anche, ripeto, qualche commento da parte vostra e stimolare un po' anche le vostre reazioni. Però l'idea che Vlahovic debba subentrare perché andrà via a parametro zero a fine anno, perché aveva questo ha questo contratto monstre, eccetera eccetera eccetera, io lo trovo un qualcosa di limitante ancora, ma è sempre un po' quella storia che ci portiamo dietro dall'Italia, perché per noi ci sono questi tradimenti, cioè abbiamo questa idea ancora molto romantica del calcio che ci sta, ma il calcio non è più quello. Di romantico nel calcio ormai c'è veramente poco, di romantico c'è la storia che i tifosi si tramanderanno di generazione in generazione, ma nel calcio del presente di romantico c'è veramente poco, e io credo che se il giocatore tuo lo paghi, può essere utile e allora lo utilizzi. E se merita di giocare deve giocare, perché tu non puoi pensare di ricostruire un gruppo, la mentalità Juve, tutte queste parole che ci diciamo in continuazione, senza poi avere l'onestà di dire se uno merita, sai cosa c'è? Gioca. E che finisse il contratto domani o fra un anno non conta più nulla, perché anche David, se non performa, se ne può andare via fra 16 mesi. Quindi l'idea che uno dice ma David è tuo, l'hai preso, quindi lo devi valorizzare, devi valorizzarli tutti, cioè non puoi pensare di valorizzare solo quelli che hanno il contratto più lungo, quello più basso. Ma voi pensate che l'allenatore debba fare queste, cioè noi chiediamo a un allenatore di fare questo tipo di congetture? Ma queste sono telenovele, ragazzi, cioè il calcio è un qualcosa di diverso. Secondo me domani contro una squadra come l'Atalanta dobbiamo mettere a tacere le critiche e i malumori che stanno prendendo ormai piede in questa Juventus, anche in maniera secondo me errata da tanti punti di vista, però bisogna vincere e convincere. Per spazzare via le critiche domani si vince e si convince giocando, mostrando soprattutto un'idea di gioco chiara, perché fino ad oggi io ho capito che ci sono delle idee da parte di Tudor e sappiamo tutti che nel finale di mercato sono arrivati comunque dei giocatori importanti, uno anche fuori condizione, e comunque Tudor sta cercando un po' di capire come mettere in piedi questa squadra e avere un modulo che abbia senso per i giocatori che ha. Però ragazzi, Tudor deve fare uno step in avanti per diventare un top allenatore, dovrà essere in grado di prendere questa squadra con questi interpreti e essere più malleabile, cambiare modulo se necessario, adattarsi se necessario, perché se pensate a un'idea di gioco chiara e pensate alla Juventus, alcuni dei suoi
primi tempi, ma anche proprio le prestazioni in generale dall'inizio del campionato non sono stati convincenti. Poi noi juventini, quando vediamo 10 punti, siamo comunque soddisfatti, ne vorremmo sempre 12, però 10 siamo soddisfatti, che secondo me è una mentalità che deve un po' cambiare. Non è solo questione di punti. Se pensate anche a Gasperini, di cui si è vociferato in estate e di cui la Juventus aveva comunque espresso un interesse non da poco, insomma mi sembra che alla Roma un allenatore come lui, considerato uno di quelli veramente rigidi, che fa del suo credo un certo tipo di calcio che è stato studiato da tutti, non solo da Coverciano ma anche da altri allenatori esteri, per portarsi al passo coi tempi e per studiare una squadra come l'Atalanta di Gasperini, che ha fatto innamorare il mondo di nuovo del calcio italiano, che ci crediate o meno è così. Uno come Gasperini alla Roma dimostra che i tecnici possono anche adattarsi a certi giocatori, si possono adattare a certi moduli e se usati bene tutti tornano utili. Pensate al discorso Pellegrini fuori rosa, Pellegrini che viene rimesso in rosa, segna il derby, fa assist contro il Nizza e comunque chiaramente non si è ripreso la Roma, chiaramente bisognerà aspettare, sappiamo che Pellegrini è un incostante, però in realtà è questa. Adesso, quando il campionato inizia, Gasperini non guarda più in faccia a nessuno. Quelli sono i giocatori della rosa, l'obiettivo di portare la Roma il più alto possibile e bisogna fare in maniera tale che tutti siano coinvolti nel progetto. Vlahovic lo paghi, Vlahovic se merita gioca. Non ci sono altri discorsi, l'idea che entri nel secondo tempo e faccia bene è semplicemente perché nel secondo tempo le squadre sono stanche e molto spesso quando metti dei giocatori che possono essere determinanti come Vlahovic, se le metti nel secondo tempo possono fare la differenza quando le difese sono più stanche e gli spazi si allargano. Questa è la semplicità della mia opinione, alla quale vi invito a rispondervi e darmi la vostra. Ricordatevi che l'obiettivo di tutte le squadre deve essere sempre quello, è quello di giocare bene, non giocare bene, ma più che altro di avere un'iniziativa, di avere un'ideologia di gioco, seguirla, essere in grado di cambiarla quando le cose cambiano e adattarle ai propri giocatori. Ma lo scopo finale è sempre quello, è quello della vittoria. Per arrivarci però bisogna passare da tutti questi step, altrimenti ci si perde strada facendo. Come al solito ragazzi vi ringrazio, lasciatemi un commento, ditemi la vostra, siamo qua a discutere, altrimenti diventa un po' noioso e mi raccomando, sempre forza Juventus. Un bacio.